Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi parleremo di due partite giocate ieri, Sassuolo-Milan e Inter-Cremonese. Prima di parlare di queste due partite, ovviamente, vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti e attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornati. Allora, Sassuolo-Milan, una partita che credevo che il Milan riuscisse a portare a casa e invece non è stato così. Il Sassuolo ha giocato una grandissima partita e il migliore in campo del Milan, dobbiamo dirlo, è stato il portiere Maignan, che dopo un calcio di rigore parato a Berardi, che dobbiamo anche dire che il calcio di rigore è stato tirato veramente una schifezza, perché a mezza via tra il centrale e l'angolato, a mezza altezza, comunque è un rigore che statisticamente è molto più facile da parare se la piazzi o la metti raso terra. Quindi errore di Berardi in questo caso e grandissimo senso della posizione di Magnan che ha parato il calcio di rigore. Ma non c'è solo questo, Magnan ha fatto altri 2 o 3 interventi da grandissimo campione e poi è un difensore aggiunto quando la squadra è in difficoltà lo trovi quasi fuori all'area di rigore a cercare di impostare e aiutare la difesa, quindi un grandissimo portiere. Da questo punto di vista io già in video precedenti ho detto che praticamente lo scudetto in Italia, e così come anche nel resto d'Europa credo, lo si vinca anche col portiere. Il portiere in un anno calcistico secondo me ti deve portare almeno 10 punti. Se te li toglie, allora credo che non puoi lottare per i primi posti, perché anche lì il Milan dell'anno scorso è arrivato pochi punti sopra l'Inter e sopra il Napoli, però dobbiamo, se andiamo a vedere tutte le partite, Maignan ha fatto la differenza, quindi un grandissimo acquisto, lo sapevamo già l'anno scorso e si sta riconfermando quest'anno. Comunque, riguardo alla partita, il Sassuolo ha giocato veramente bene e ha messo in difficoltà il Milan. Credevo che nello strappo e nei contropiedi il Milan avesse ragione, ma il Sassuolo si è riuscito a chiudere e compattarsi e il Milan non è passato, anche grazie a qualche intervento del portiere del Sassuolo di consigli. Quindi una partita che lo 0-0 ci sta tutto, però secondo me questo 0-0 è un punto guadagnato per il Milan perché il Sassuolo avrebbe meritato la rete. Se andiamo a mettere sul lago della bilancia la partita, è un punto per parte. Il Sassuolo sì ha creato qualche occasione in più e Magnana ha fatto l'intervento, però tutto sommato lo 0-0 sta bene a tutte e due. Non avrei mai creduto che questa partita finisse X a reti inviolate. Inter Cremonese invece, ieri sera io stavo guardando in contemporanea Roma-Monza e Inter Cremonese. Il Monza il primo quarto d'ora comunque se l'è giocato e nel miglior momento la Roma ha fatto gol, poi comunque si è aperto il Monza e la Roma negli spazi comunque ha fatto una gran partita, è un grandissimo Dybala. Ho visto solamente i gol e le azioni salienti perché dopo il quarto d'ora guardavo Inter Cremonese e mi sembrava una partita molto più intrigante, infatti così è stato. La Cremonese, dobbiamo dare onore alla Cremonese perché la Cremonese si è giocata la partita a viso aperto, non è andata a San Siro a fare il crotone di turno mettendo 11 uomini dietro la linea del pallone e chiudendo tutti gli spazi cercando di portare a casa un pareggio, ma se l'è giocata a viso aperto e ha perso 3-1. Ha perso 3-1 sicuramente, ma risultato non veritiero, perché se la Cremonese avesse avuto davanti, non dico tanta, ma un po' di qualità in più, non lo so se l'Inter ieri sera riusciva a vincere. Perché la Cremonese si è presentata 3-4 volte davanti al portiere, sbagliando gol che erano quasi già fatti. Una delle 3 o 4 Andanovic è uscito sull'out di sinistra e gli ha chiuso lo specchio e non è andata in porto, però 2 o 3 occasioni erano proprio da buttare dentro. Comunque l'Inter ha fatto l'1-0 con un tiro ribattuto dal portiere che anche questa volta avrebbe potuto far meglio nella ribattuta. Comunque Correa nel tap-in ha messo dentro l'1-0.
Il secondo gol di Barella, ovviamente, un marchio di fabbrica del centrocampista, un gran tiro da fuori incrociato, quasi sotto l'incrocio. È un gran gol, non possiamo dire proprio niente. Quindi 2-0 legittimo e si chiude il primo tempo. Dopo il primo tempo credevo che la squadra, come succede spesso in queste partite, la squadra favorita nel secondo tempo dilaga. E invece la Cremonese è rientrata con un piglio comunque aggressivo e di giocarsi la partita anche nel secondo tempo. Incredibile. E l'Inter ha rischiato comunque per 90 minuti, pur chiudendo la partita 3-0 perché si sono allungate le squadre. Lautaro ha approfittato, ha affrontato la difesa ed ha buttato dentro. La Cremonese ha fatto un grandissimo gol, un tiro a giro e ha siglato il 3-1. Però, ripeto, per me onore alla Cremonese che si è giocato la partita a viso aperto e così almeno non dobbiamo sorbirci partite soporifere tra le ultime della classe e le prime, che escono sempre queste partite dove tu devi affrontare un muro davanti alla porta e la squadra più piccola, tra virgolette, si racchiude tutta nell'area di rigore. Quindi chapeau alla Cremonese, e io l'avevo già vista le prime tre partite che comunque giochicchia un bel calcio. Se riesce a trovare la quadra e a sopperire a un po' di qualità, la Cremonese può vincere anche qualche partita. Quindi secondo me tra le ultime della categoria è quella che può rimanere in Serie A. Comparando Inter e Milan ieri, dico l'ultima cosa, e secondo me al momento il Milan è una spanna sopra l'Inter per la lotta a scudetto. Uno, perché ha un grandissimo portiere; due, perché fa la fase difensiva molto meglio. L'Inter prende delle imbarcate incredibili, si le ha prese con la Lazio, le ha prese ieri. Non è solida come l'anno scorso, o almeno non ancora, perché comunque credo che migliori da questo punto di vista comunque durante l'anno. Non sarà l'Inter che vedremo tutto l'anno. Però il Milan al momento una spanna sopra l'Inter perché a livello difensivo concede molto meno e puoi vincere tranquillamente così le partite 1-0 o 0-0, ti porti il punto a casa ma il gol non lo prendi. Perciò vedo il Milan una spanna sopra. L'Inter migliorerà sicuramente, però al momento il Milan secondo me è la squadra da battere. Vedremo il Napoli stasera contro il Lecce, l'abbiamo visto contro la Fiorentina lo ha imbavagliato a centrocampo, l'ha messa su intensità e aggressività, e il Napoli non ha toccato palla comunque, pochi tiri in porta, pochissime occasioni. Ed è questo, anche questo ha il Milan in più. Comunque, pur vedendo il Sassuolo migliore ieri, comunque il Milan non ha sfigurato. Non è che il Milan è stato sovrastato dal Sassuolo, comunque la sua partita l'ha giocata. Quindi per me è ancora la prima favorita per lo scudetto, però siamo ancora alla quarta partita. Al momento Milan superiore. Ragazzi, aspettiamo le partite di oggi e tutte quelle che concluderanno la giornata, incluso il Napoli. Vi auguro una grandissima giornata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!